Una volta un re convocò tutti i maghi, i sapienti, i sacerdoti del suo regno, li minacciò di castighi terribili se non li avesse mostrato Dio. Quei poveretti si disperavano, si strappavano i capelli senza sapere cosa fare. Come fare a far vedere Dio al re? Quando arrivò un pastore dalle montagne che disse a tutti che lui era in grado di risolvere il problema. E allora tutti si affrettarono a presentarlo al re. Il pastore allora condusse il sovrano su un terrazzo e gli indicò il sole e disse: guardalo. Dopo un istante il re abbassò gli occhi gridando: vuoi accecarmi? Mio signore, disse il pastore, il sole è solo una piccola cosa del creatore, neanche una scintilla del suo splendore. Come puoi pensare di posare gli occhi su di lui in persona? Ecco, anche noi vogliamo vedere sempre di più e a volte ci facciamo male agli occhi. La tecnologia oggi ci permette di vedere tante cose, anche se non ci accorgiamo, ma sono tutte cose a volte mediate, non solo mediate attraverso una tecnologia, ma mediate a volte attraverso sistemi diversi che ci controllano, quelle potremmo dire più antiche, la televisione, i giornali, ma poi adesso ci sono i vari sistemi degli smartphone, YouTube, anche chi guarda questa Santa Messa su YouTube vede da lontano. Cerchiamo di essere più trasparenti possibile per farle vedere le cose giuste, ma a volte quando anche le notizie, le cose che ci fanno vedere, provate a guardare diversi telegiornali, a seconda del taglio che danno, le cose hanno un senso o nell'altro. Noi possiamo vedere, ed è anche bello, parenti, amici in contemporanea dall'altra parte del mondo, possiamo telefonarci anche in video, tutte realtà importanti. Un tempo si criticavano i bambini e i giovani perché passavano troppo tempo davanti alla televisione, adesso devono passare tanto tempo nella DAD, cosiddetta didattica a distanza, i bambini, i ragazzi e i giovani. E questo, a parte tutte le complicazioni proprio anche degli occhi, ma anche noi è una cosa bella, il vedere solo così, virtuale, anche magari qualcuno che ha dei parenti che sono delle persone care in ospedale, magari riesce solo più a vederli attraverso un tablet o un cellulare. C'è modo e modo di vedere, c'è chi vuole vedere perché vuole capire, vuole conoscere, dà un senso positivo delle cose, altri vogliono vedere solo per curiosità, per pettegolezzo, altri vogliono vedere per spiare, cosiddette diverse telecamere di videosorveglianza, ce n'è sempre più. C'era anche della gente che voleva vedere un personaggio importante, famoso per quel tempo, un certo Gesù di Nazareth. Erano andati anche alla festa, erano stranieri, venivano dalla Grecia e probabilmente erano dei simpatizzanti o dei proseliti che, stufi magari della religione o non contenti della religione pagana, vedevano nella religione ebraica qualcosa di più, forse si erano anche già convertiti. Volevano però conoscere anche questo personaggio così particolare, questo Gesù di Nazareth. E allora è interessante il percorso perché vanno da Filippo. Filippo è un nome greco, però il Vangelo si affretta subito a dire che invece lui è di Betsaida. Anche noi mettiamo dei nomi a volte stranieri ai bambini. Betsaida invece è una cittadina al nord del lago di Tiberiade, da cui provenivano anche diversi altri apostoli, tra cui Pietro e Andrea. E anche Andrea è un nome greco, Andreas, uomo. E quindi tutti e due vanno da Gesù e vanno a dirlo a Gesù. E la risposta di Gesù è alquanto sconcertante, perché non sembra dare una risposta diretta, a spiegare, a dire chi è, cosa fai. Già un'altra volta, quando i due discepoli erano andati dietro Gesù, Maestro, dove abiti? Lui ha detto: venite e vedrete. E il vedere è qualcosa che va oltre
gli occhi, è qualcosa che si sente col cuore, si vede col cuore, si vede in tanti modi, e lui dà una risposta che va oltre quello che loro vedono all'apparenza. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. L'ora nel Vangelo di Giovanni è il momento della croce, del dono pieno e totale, Gesù in croce, dove lui muore. Tant'è vero che porta subito questa parabola della natura, che succede non solo per il grano, ma qualsiasi seme. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto. E l'accento non è sul morire, ma sul produrre frutto. L'accento anche non è sul fatto di morire e di rimanere solo, ma è sul produrre frutto, quindi di fare qualcosa di importante proprio per la comunità. E Gesù allora spiega dicendo quello che lui è. Deve essere glorificato. Per San Giovanni la gloria è il peso, non è la gloria facile del successo come pensiamo oggi, chi ha più follower o altre gente che lo segue, che legge, ma è la gloria della croce, di donare la sua vita. E allora proprio questo, il produrre molto frutto, è quello che segue proprio a questa gloria, e il frutto è il frutto della vita che non muore, della vita che risorge. Gesù invita allora a credere in Lui, anche se Lui passa attraverso il momento difficile della morte, della passione. Da notare che San Giovanni poi non si ferma molto sui particolari proprio di Gesù nel Getsemani, della crocifissione, racconta anche lui, però lo racconta in maniera diversa, anche perché sappiamo che Giovanni scrive il suo Vangelo molto tempo dopo gli altri. Ecco, la folla che c'è sente una voce, vede ma non comprende. Si pensava al Dio lontano, il Dio che comunque non è vicino, il Dio comunque che ha parlato, e per gli ebrei è un Dio che ha seguito il suo popolo. Se avete notato nella prima lettura c'è questo Dio che, nonostante tutte le mancanze del popolo di Israele, continua ad avere fiducia nel popolo. Non gli darà più una legge scritta sulle tavole di pietra, ma scritta nel cuore. Questa legge che ognuno deve portare dentro di sé. Il cuore per l'ebreo è il centro della decisione, della volontà. Non è solo il centro, come diciamo noi, dell'amore, è il centro di tutta la personalità. Allora, facendo un secondo passaggio, ritornando a quello che è capitato all'inizio, dove questi greci per incontrare Gesù hanno bisogno della mediazione degli apostoli. La riflessione è anche questa: non possiamo noi guardare direttamente il sole, abbiamo bisogno di qualcosa che ce lo faccia vedere, che possiamo vederlo, un vetro oscurato, affumicato, una lente speciale. E questo vetro, questa lente speciale è proprio la Chiesa, la comunità. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a vedere Cristo, a vedere Dio in mezzo a noi. E abbiamo bisogno quindi di non essere soli. Nell'enciclica Fratelli Tutti del 3 ottobre del 2020, che non è altro che una coronazione di un cammino che Papa Francesco sta portando avanti sulla fraternità universale, viene fuori anche questo: l'importanza della fraternità a partire dall'ascolto della parola di Dio, ma anche dal grido di coloro che hanno bisogno. Anche in questo tempo, al numero 285, si ricorda proprio questo tempo anche di pandemia, di difficoltà, e il grido degli uomini e delle donne, ma anche ci porta con tutti gli altri ad incontrare il Signore. Ecco perché noi leggiamo questa parola di Dio qui insieme tutti. Anche noi dobbiamo cercare proprio di incontrare Dio incontrando il nostro fratello e la nostra sorella.
E allora in questa richiesta dei greci deve essere anche la nostra richiesta. Vogliamo incontrare il Signore, ma per incontrare il Signore dobbiamo prima essere in comunità, incontrare gli altri. Abbiamo bisogno che tutti insieme ci aiutiamo ad incontrare il Signore. Vorrei terminare con una riflessione fatta da una grande scrittrice, Simone Weil, che era ebrea, non si è mai convertita al cristianesimo, ma ha avuto un fascino particolare proprio per Gesù Cristo. Paolo VI l'aveva definita una cristiana, dove dice che per volare in alto, noi non riusciamo a raggiungere il sole, ma se ci mettiamo a contemplarlo, a fissare il nostro sguardo, il cielo scenderà, ci avvolgerà, ci abbraccerà, perché continua la scrittrice citando uno scrittore greco, Eschilo, il divino è senza sforzo, l'incontro con Dio infatti è dono, è grazia, scrive Simone Weil. E un altro scrittore, l'inglese William Black, diceva: vedere il mondo in un granello di sabbia, il firmamento in un fiore di campo, l'infinito nel cavo della mano, l'eternità in un'ora. E allora ricordiamo Gesù che ci invita a vedere il cielo attraverso di Lui, e noi riusciamo a guardare il cielo attraverso Gesù, ma anche attraverso i nostri fratelli. L'infinito nel cavo di una mano, l'eternità in un'ora.